Buongiorno amici ticchettiani, nuova giornata dal lago di Merzuga. E che lago direi! Abbiamo anche i dromedari che bevono e si fanno il bagnetto. Dice anche Marta, buongiorno, che ha appena finito di lavorare al computer. I nostri amici Stefano e Anna Rosa ci hanno raggiunto stamattina. Buongiorno anche a voi. buongiorno. E tra una cosa e un'altra si è già fatta l'ora di pranzo. Perché stamani abbiamo lavorato e quindi ora stiamo studiando cosa mangiare. Ma guarda quel dromedario se non sembra sospeso nel vuoto. Quello là dietro sembra un miraggio, invece è reale. Quello in fondo, in fondo. In fondo c'è anche un dromedario bianco. Quelli che più bianchi non si può. Ce n'è uno nero, uno marrone e uno bianco. Questa è una vera e propria oasi nel deserto, ma vi rendete conto? Un lago in mezzo al deserto, dove meno te lo aspetti. E oltretutto, là in fondo c'è la macchina del barman che vi fa il caffè. Intanto lui si fa il bagnetto. Mentre in lontananza scorgiamo tutte le dune di Merzuga con questo colore rosato, rossastro. Mi sa che sta arrivando anche il pastore che porta a spasso i vari dromedari. Dai che si avvicinano. Eccolo il dromedario bianco. Guarda che bello. Mi fa l'eterno. Ragazzi, tra poco una sorpresa. I nostri amici Rudy e Daniela erano in paese a Merzuga e stanno arrivando con uno scooter. Loro pensano di farci una sorpresa, ma noi li abbiamo sgamati, li ho visti arrivare da laggiù. Perché noi abbiamo le finestre dentro. Abbiamo le finestre e loro si sono tutti abbassati, hanno uno scooter, non so se hanno preso lo scooter al noleggio, ma sono qua dietro. Ma perché secondo me hanno sentito il profumino del pranzo e allora... Vedrai che ora sbucano. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Li ho visti. Sento delle voci familiari, sento delle voci familiari, sento delle voci familiari, eccoli! Buongiorno! Ma questo è Strudel 2? Sorpresa! Avete venduto Strudel? Strudelino Strudelino. zippato. Già targato italiano poi. Tutto a posto, già fatto. Ci mancavate. Guarda, ci stavamo appunto chiedendo ma dove saranno Rudy e Daniela? Poi abbiamo messo la pasta a cuocere e subito siete arrivati. Ecco il pranzo. Mangiamo, poi raggiungiamo i nostri amici che intanto vanno a prendersi il caffeino. E dopo aver risalutato un'altra volta i nostri amici Rudy e Daniela, raggiungiamo invece Stefano e Anna Rosa che sono già andati a prendere il caffè. Ora li raggiungiamo anche noi. Il pranzino l'abbiamo fatto con una bella pasta veloce, ogni tanto la pasta italiana chiama, Ora coffee time su questo laghetto. Ecco il bar che si avvicina, mentre alle nostre spalle Ciarlino con le dune del deserto sullo sfondo. Che colori! Queste dune sono belle alte e rossicce. Poi le andremo ad esplorare anche noi. E ora caffettino. Guardali, guardali. Guardali.
fatto le due gole. Vai! Ah, eccole tappe alle qui, nuvole, cascate poi do buone. sud, guarda. Esatto, sì. Per quale meritano però, Andate la mattina alle 8 però, ragazzi. Sì. E anche oggi ragazzi la giornata sta per concludersi. Tra poco ci assisteremo a questo bel tramonto. Siamo sempre qui con i nostri amici, studiamo le mappe, i percorsi, gli itinerari. Nel frattempo guardate, ci sono anche degli escursionisti a cavallo e le dune dietro di noi sono sempre più luminose. Stiamo anche calcolando e valutando se farla domani. Ci sono delle dune altissime, Rudy e Daniela ci sono già stati. Intanto aspettiamo che si concluda la giornata, faremo una bella cenetta e poi domani deserto. Buongiorno! Ma buongiorno! E che buongiorno! Buongiorno da una zona super desertica con delle dune meravigliose qui alla nostra sinistra. Abbiamo lasciato il Merzouga Lake, purtroppo aggiungo io, perché siamo stati quanti? 3 giorni? Perso il conto. 3-4 giorni, non ci ricordiamo bene. Benissimo ragazzi, un fresco, la sera e la mattina un tramonto meraviglioso, durante il giorno il sole picchia, ma siamo stati veramente bene. Siamo sempre con i 2 camper dei nostri amici, abbiamo deciso di raggiungere tutti insieme la località quella più estrema, Uzina si chiama, che è quella proprio dove finisce la strada. Questo ragazzi è il campeggio dove siamo arrivati qui alla fine del mondo, a pochi chilometri dall'Algeria. Ora andiamo a registrarci e poi vediamo se ci offrono un po' di tè e prendiamo il tè nel deserto. Deserto che è alle nostre spalle, ci sono delle dune niente male, più tardi con il fresco andiamo a fare una piccola escursione. Vediamo un po' come sono i bagni di questo campeggio. C'è nessuno, no?
Vedete i bagni di un tipico campeggio in mezzo al deserto del Sahara. Ci sono le docce, quindi stasera bello, doccia già prenotata, E qui c'è la corte interna con tanto di scala e terrazzo panoramico. Ci siamo fermati a salutare una coppia di italiani che sono parcheggiati qui, mentre le donne sono già qui e si fanno servire il tè. Questo è il benvenuto, ragazzi, il tè con un po' di biscotti e cose varie, ma soprattutto la piscina. Guardate la piscina. Lì ci sono i van. Com'è l'acqua? Vediamo subito. Le fresh. Ci si trasferisce qui? Che facciamo? Quanti giorni stiamo? Quante settimane? E voilà, siamo pronti per l'impresa, fare il bagno nel deserto. Anche Rudy è pronto, occhio a non prendere la ragnata contro il pistone lì. Che basta, è per i bambini, noi bisogna andare dall'altro lato. Andiamo, andiamo, andiamo. 1, 2, 3, vai! Panciata galattica! Com'è? Com'è? Viva voce! Ma via! Che dire? È gelata? Il sole sta per tramontare e noi ci vogliamo godere questo evento dalle dune del deserto. Guardate che meraviglia! Qui sono passati con un po' di mezzi a fare off-road pesante, come vedete, però c'è anche chi l'ha fatta a piedi. Fai anche meno fatica. Sabbia durissima, tra l'altro. Ma ha detto Anna che c'è un serpentino del deserto. Ah, pensa se lo troviamo. C'è qualcheduno? C'è qualcheduna? Qui il colore della sabbia è molto più bello, è rossastro, di là era più chiara. E pensate che oltre quella catena montuosa c'è l'Algeria. Là in fondo vedete il nostro campeggio che è letteralmente in mezzo al deserto. È una piccola oasi. Comunque ci sono anche i cespugli verdi nel deserto. Non è proprio deserto. Non è sabbia rossa. Non è faticosa per niente, vero? Vicino a Zagorà si affondava molto di più. Qui per ora è compatta, poi sopra la duna grande non lo sappiamo. Guarda quella duna in fondo, Guarda che salita che guarda c'è. quella là. Siamo sul crinale della duna.
Che fortunati siamo. Le nostre guide si spostano. La montagna proibita. Campo intero! È incredibile, abbiamo trovato non solo non l'acqua, ma bensì un po' di vegetazione. Ci sono dei fiori, delle piante e qui addirittura un campo intero. Chi l'avrebbe mai detto? Guarda contro luce come... Che bellezza! Qua in fondo poi ci sono tutte queste rocce nere, un po' ci ricordano l'Etna. Lì ci sono anche delle piste che salgono sopra. Guardate quanta strada abbiamo fatto dai nostri camper. Oh, una meteora! Aia! Che poi voi non lo sapete, ma stasera abbiamo una cena prenotata e non vi dico cosa mangeremo. Guarda quante impronte di dromedario! E guarda come sono grosse rispetto a un piede. Che bello! E come per magia è sparita la sabbia ed è apparso questo terreno roccioso nero. Ora proviamo ad andare là sopra a vedere il panorama. Guardate queste rocce nere come sono squadrate. Potrebbero essere usate come mattoni per costruire una casa, ma sono perfetti, della stessa misura, quadrato perfetto, e ce ne sono tantissimi. Qui qualcuno ha già provato a costruire qualcosa. È incredibile l'alternanza tra le rocce e poi le dune di sabbia. Abbiamo conquistato la vetta e guardate che tramonto, che tramonto, che tramonto ragazzi. Qui addirittura c'è un pavimento piastrellato, perfetto, guardate che roba. Ciao! Ciao! Così dopo ci accorgiamo. Guardate dove siamo. Quindi in Brindisino. All'incontro del Marocco. Salute a tutti quanti. Belli del Maroccan. Ed ecco ragazzi la pizza berbera. Guardate che bellezza. Buon appetito a tutti. Buona. Para mesclare
Ciao amici! Ciao! Buongiorno amici! Buongiorno a tutti. È arrivato quel giorno. Salutiamo questo bellissimo campeggio di Ozina che ci ha ospitati anche solo una notte. Ciao, grazie! I ragazzi sono simpaticissimi, molto accoglienti, il campeggio ha addirittura anche delle camere. Se venite qua con un mezzo e non avete dove dormire, senza camper, ci sono, è un piccolo riad oltre che campeggio. Le porte del Sara. Ecco, questo è il nome. Vedete? Questo è dove siamo stati in questi 2 giorni, questa notte. Porte del Sara. Hotel, ristorante, camping, veramente accogliente. Allora noi una notte con la cena, ci hanno fatto una cena berbera compresa di pizza berbera. Finalmente. Stamattina abbiamo assaggiato la colazione a buffet e non ha niente da invidiare a quelle degli hotel, la colazione famosa intercontinentale, perché c'era del salato dolce, la frittata, poi c'erano brioche, Marmellate. 4 tipi di marmellate, il miele, l'amblù che è tipo la Nutella marocchina, cosa c'era? Tè, caffè, latte, cioè di tutto, veramente di tutto. Buonissimo. I loro pancake, insomma tutto fatto buono sul momento e per 5 euro a testa la colazione, quindi considera insomma molto molto economica. E niente, salutiamo i nostri amici perché da qui le strade si dividono, abbiamo tempi diversi, chi rientra subito verso nord con rientro appunto in Spagna e chi va in una direzione e noi andiamo in un'altra ancora, ma non vi roviniamo le sorprese, non vi vogliamo ancora svelare niente, perché se va in porto quello che abbiamo in mente ne vedrete delle belle. Pentolone di tickets è sempre lì che in continua ebollizione. Esatto, tanto per parlare di Sì, cucina, esatto. insomma, con Fede i paragoni sono sempre quelli. Almeno ci capiamo. Certo. Finora ha parlato della colazione e lui doveva rimanere sul tema cibo. Il tempo è sempre bello, fortunatamente, e qui nel deserto, insomma, il clima ci piace. Stamani 28 gradi. 28 gradi e sono le Le 11 di 11:30. mattina, 11 e mezzo, quindi stamani è leggermente più fresco perché c'è un pochino di ventolino, il cielo è di un azzurro incredibile, ma la cosa bella che ci piace tanto è che c'è zero umidità o poco più, zero magari no, ma tipo il 7 e l'8% di umidità. Infatti poi abbiamo la pelle secca un po'. Bisogna bere tanto in queste zone. Bere tanto è un consiglio spassionato: se venite da queste parti portatevi molte creme, stick per le labbra, perché si asciuga tutto, anche il naso spesso si asciuga proprio per l'assenza di umidità e almeno nelle nostre zone non ci siamo abituati. Probabilmente questa zona qui desertica sarà l'ultima che incontreremo. Dico probabilmente perché non si sa mai. Perlomeno per quanto riguarda le famose dune del Sahara, perché ci saranno altri deserti ma magari rocciosi. Esatto. Però appunto abbiamo in testa un bel progetto e quindi vediamo se è realizzabile. Voi non dovete fare altro che seguirci e poi lo scoprirete. Salutiamo anche i nostri amici dromedari, guarda quanti, una mandria di dromedari. Ma questi sono tutti neri. Poi neri su fondo verde, sono veramente una roba incredibile. Guarda là. Ciao, ciao amici. Ciao, guarda quanti sono là. Sono tantissimi. Quello è bianco, è chiaro però, guarda. Guardate che location, che parcheggio dove poter sostare a fare 2 foto di fronte alle dune di Merzouga. Dune che andremo a visitare nel pomeriggio perché ora è troppo caldo e la luce non è delle migliori, invece verso il tramonto. Ora vogliamo andare a visitare la città, quindi ci spostiamo, cerchiamo un parcheggino e facciamo 2 passi in centro. Altri 500 metri e di nuovo altra tappa, guardate, guardate. Le 3 cime di Lavaredo, ah no, Ah no. sono le 3 dune più alte di Merzouga.
È vero, anche perché sarebbe leggermente più freddo, invece si sta benissimo, lasciatemelo dire, si sta benissimo, Si va più via. manica corta, Super abbronzati. ma poi con una sabbia rossa. Rossa, arancio, a Sì. seconda di come picchia il sole. È bellissimo. È bellissimo, è bellissimo. Siamo alle porte della cittadina di Merzouga e abbiamo sentito ancora, dopo giorni, il canto del muezzin che chiama alla preghiera. È vero. Non ci eravamo più abituati perché eravamo praticamente in mezzo al deserto e lì non si sentono rumori. La notte si dorme benissimo. Se avete problemi di insonnia, la cura è andare a dormire nel deserto, con la tenda, È con vero. quello che volete, camper, van, macchina. È veramente rilassante. È un'esperienza che dovete provare assolutamente. E il Marocco, ragazzi, è strasicuro. È uno dei posti più sicuri dove ci siamo trovati in vita È nostra. vero, ci sentiamo molto tranquilli, molto sicuri. Le persone sono veramente socievoli e accoglienti. È una cosa proprio che va detta perché è così. In tutto il Marocco, dal nord, la costa, al sud, ora siamo in zona est, persone squisite. Ci chiedete spesso come facciamo, se abbiamo dei timori, se ci fidiamo a dormire di notte isolati. Qui veramente è il posto più sicuro del mondo. Non abbiamo mai avuto problemi, anzi proprio la sensazione nostra di tranquillità. Si potrebbe dormire con le porte aperte. E ora via verso Merzouga, anche perché dobbiamo fare una piccola spesa, un po' d'acqua da bere, poi una passeggiatina per visitarla, ma è una piccola frazione. Piccolina. Come vi dicevamo nei giorni scorsi, più che altro da qui partono tutti i tour, deserto, cammello, eccetera. Noi l'abbiamo fatti in passato, i vari tour, perché siamo stati in altri paesi africani come la Tunisia, eccetera. Quindi abbiamo già avuto esperienza con i dromedari e quest'anno insomma non ci fa voglia di ripetere. Vogliamo esplorare più zone del Marocco possibili. Lasciato Charlie nel parcheggio, siamo già arrivati nel pieno centro di Merzouga. Ci vuole poco perché alla fine è una strada, Sì. sono due incroci. Facciamo una bella passeggiata qui all'ombra di questo, come si chiama? Pergolato, Pergolato. senza pergola. Ci sono tutti i negozietti aperti, ma fan caldo ragazzi, sono tutti rintanati. Sì. Troviamo ovunque queste auto francesi, per lo più tutte allestite in modalità rally. Guardate che anche questa come è bardata, ce ne sono tantissime, spesso vengono portati al seguito con il camper. Abbiamo anche lo Snack Milano, ma ora è chiuso, probabilmente apre stasera. Con questi mezzi si possono salire le dune fino in cima. Ne portiamo una la prossima volta, tanto abbiamo un gancio traino. Ormai con questo gancio traino c'è di tutto attaccato. Possiamo portare con Charlie anche un carrello con una di queste macchine, che dite? Guardate che meraviglia, dove siamo arrivati con Charlie. E dopo un pranzetto veloce ci siamo riposati un'oretta, è giunto il momento di fare una passeggiata su queste mega dune. Tornerà Passeggiata, non scalata. Sì, non scaliamo attenzione. l'Everest. Perché sono tosti questi, Torneranno vincitori i tickets. Però guarda sul crinale della mega Cosa hai visto? duna. Cosa hai visto? Due persone che stanno salendo a piedi, lo vedi? Là sopra, su in cima, lì sopra. Voi forse non le vedete dalla GoPro. Coraggiosi, Mamma mia, ragazzi, che Che roba. coraggio, eh. Qui come vedete sono passati con un po' di mezzi. Certo qui ci si insabbia,
Che dune ragazzi, anche di qua dune su dune. Qui abbiamo il famoso pozzo solare e davanti a noi la mega duna, che non so quanti metri sia. Sembra 80 metri. 80 metri, fa paura solo a dirlo. Wow, che meraviglia! Vediamo cosa c'è oltre questa duna. Altre dune! In alcuni punti è compatta e non va giù il piede, ma in altri si sprofonda, quindi insomma, oh, che panorama! Quella è una roba, è un'opera d'arte della natura. Qui le dune rispetto a quelle che abbiamo visto ieri sono tutte piene di tracce, un po' come succede in montagna quando vai a sciare e ti trovi tutta la neve spappolata dal passaggio degli snowboardisti, degli sciatori a fine giornata. E qui, come vedete, tutti i quad fuori strada, Sì, c'è un bel movimento. E quella è la Big Mama delle dune. Un po' come a Nazaré c'era la Big Mama delle onde, qui abbiamo la Big Mama delle dune. Con i like! Likissimo! Ragazzi, è bellissimo! Quello con la moto è arrivato in cima! In cima! Facile, ecco la moto, guarda quell'altro che arriva. Che duna ragazzi. Arriva il terzo. Aiuto, è rimasto piantato. Guardate, bisogna dire che è molto faticoso perché la sabbia non è battuta. Con tutte queste tracce è tutta mossa e quindi si affonda, si fa una fatica allucinante. Con le tracce si cammina meglio. Però meraviglioso, vero? Wow! Guardate, incredibile, c'è anche un albero, un gruppo di alberi che sono nati in mezzo alle dune. Come hanno fatto? Come hanno fatto a nascere qui? È incredibile. Ecco Charlie, intanto carovane di dromedari da tutte le parti. Wow, guardate quanti dromedari. Lì è pieno, ce ne sono un altro gruppo qui e un altro dietro. Li portano su per il tramonto, è proprio questa allora. Ma facile con il dromedario, Poi c'è anche da tornare giù. Esatto. Magari fanno anche la nottata con le tende. Siamo sfiancati facendo 10 metri. Sì, fanno anche come servizio la stellata di notte con annessa la cena. Poi vi portano in un accampamento berbero, tende, ci hanno detto qua dietro alle dune. Ci sono delle tende molto grandi dove potete dormire. La mattina dopo colazione e ripartono verso Merzuga. Praticamente quello che abbiamo fatto noi con Charlie Sì. ieri sulle dune a Ozzina, sì. in piena autonomia. Lì è un pochino più tranquillo, qui è un pochino più faticoso perché sono più alti, ma è più gettonata come località, ci sono più carovane, ci sono più quad, quindi anche più rumorosa. Sì. Là eravamo nel completo silenzio. Sì, qui sono rovinati dal passaggio delle ruotate. Sì, un po' Luna Park a tratti. Bellissimo, però a me è piaciuto di più di là. Di là è una cosa più incontaminata, siete nel campeggio e intorno c'è solo deserto. Meno turistico.
altri dromedari e altri dromedari. E poi sbucano queste guide con i gipponi da dietro le dune a proporci l'escursione. Noi l'abbiamo già fatta. Questi probabilmente fanno anche la nottata perché hanno i dromedari al seguito con le tende. Passaggio a livello chiuso, passaggio ai dromedari. Mantieniti così bello. Ci dispiace ragazzi, ci dispiace lasciare questo ambiente magnifico del deserto. Faremo altre tappe, ma probabilmente il deserto non lo rincontreremo. Suga jamaili marra barudayin suga jamaili marra suga jamaili yajinena suga jamaili jinena barudayin suga jamaili jinena suga jamaili jinena suga jamaili ya fashir Suga jamaili fashir barudayin